Quando un cane scopre una vecchia valigia abbandonata sui binari di una ferrovia, non smette di abbaiare e causare agitazione. Quando la sua proprietaria si avvicina e controlla cosa c'è dentro, rimane sbalordita. Era una mattina fresca d'autunno quando Jessica e il suo Golden Retriever Charlie si imbatterono in una vista inaspettata. Una valigia malconcia e logora era appollaiata precariamente su un tratto di binari ferroviari abbandonati. Fu Charlie a notare per primo la valigia, e il suo solito atteggiamento calmo e composto si trasformò in uno di feroce eccitazione. Non smetteva di abbaiare alla strana valigia finché non divenne chiaro che questo incontro non era affatto ordinario. Avevano percorso quel sentiero ogni giorno per più anni di quanti potessero ricordare, e mai avevano visto qualcosa di così insolito. Eppure i latrati di Charlie riecheggiavano forti e insistenti, come se qualcosa nel profondo della sua anima fosse stato acceso, un istinto primordiale che lo spingeva a indagare ulteriormente. Jessica cercò di allontanarlo tirando il guinzaglio, preoccupata che il proprietario della valigia potesse essere nella zona. Certamente non voleva avere una disputa con nessuno. Dall'apparenza, la borsa apparteneva probabilmente a una persona senza fissa dimora. Ma i sensi acuti di Charlie percepirono un mistero da svelare e lo spingevano a tirarla verso la valigia. Jessica esitava. Dove lui vedeva un segreto emozionante, lei vedeva pericolo o almeno la possibilità di scoprire qualcosa di spiacevole. Normalmente avrebbe ignorato completamente la valigia, considerandola solo un pezzo di spazzatura o qualcosa del genere, se l'avesse notata in primo luogo. Ma anche se il suo istinto le diceva di lasciar perdere e proseguire, era la reazione di Charlie che iniziava a interessarla davvero. Perché reagiva in questo modo? Cosa aveva notato che lei non poteva vedere? Era chiaramente qualcosa di molto interessante, dato che i suoi abbai continuavano forti e chiari. Jessica conosceva bene Charlie, poiché lo aveva avuto fin da cucciolo e aveva passato anni a vederlo crescere e conoscerlo bene. Ma non aveva mai visto questa reazione in lui prima d'ora. Era quasi in preda all'agitazione, il suo abbaiare sembrava ansioso e preoccupato, ma non c'era rabbia nei suoi latrati, né malizia. Eppure, era comunque una scena spaventosa da osservare. Ma Jessica mantenne la calma e cercò di interpretare i segnali che Charlie le stava dando. Era chiaro che aveva qualcosa di importante da dirle. Contro il suo migliore giudizio, decise di indagare ulteriormente sulla valigia, mentre i latrati di Charlie risuonavano nel silenzio della campagna circostante come un campanello d'allarme nelle sue orecchie. Jessica esitò prima di avvicinarsi. Notò che la valigia era sporca e macchiata, e qualcosa si muoveva al suo interno. Ad ogni passo che faceva, la valigia si agitava leggermente ma visibilmente. Questo non la rassicurava affatto, ma seguì il consiglio del suo fidato cane, che insisteva nel tirarla verso la valigia. Il suo cuore batteva forte nel suo petto mentre si avvicinava con cautela. Quando si inginocchiò accanto alla vecchia valigia, Charlie la circondò in modo entusiasta. I suoi latrati erano ormai calati a un soffice e preoccupato woof. Non c'era più paura nei suoi occhi, ma piuttosto preoccupazione. C'erano rumori provenienti dalla valigia che erano molto allarmanti. Crescevano sempre più forti ad ogni istante che passava, deboli grida che imploravano aiuto in mezzo al loro implacabile silenzio di sottofondo. Jessica sentì un brivido freddo scorrere lungo la schiena. Di solito, non era il tipo di persona coraggiosa che avrebbe investigato qualcosa del genere, ma era solo grazie alla persistenza e all'insistenza di Charlie che si trovava lì. Scosse la testa mentre guardava intorno, sperando di vedere qualcun altro camminare lungo i binari che potesse aiutarla, ma non c'era nessuno. Jessica e Charlie erano soli, e avrebbero dovuto affrontare insieme questa situazione insolita e preoccupante. Stranamente, sapere di essere soli era sia spaventoso che rassicurante. Sollevando la valigia dalla sua posizione precaria sui binari abbandonati, Jessica la posò su un terreno solido. Charlie, ora libero dal guinzaglio, la circondò, annusandola intensamente. Jessica doveva prendere una decisione: dovrebbe aprirla e svelare il mistero di ciò che si nascondeva all'interno, o dovrebbe andarsene, lasciando che la paura e l'incertezza la dominassero? Guardando Charlie, che emise un altro serie di latrati, sapeva che non aveva scelta.
Non avrebbe potuto perdonarsi se fosse andata via ora. Incidendo il suo cuore di pietra, prese un profondo respiro e radunò il coraggio sufficiente per procedere, mani tremanti appoggiate sulla cerniera logora e sporca di anni di trascuratezza, tirò indietro leggermente. Sentì subito pur frenetici e miagolii soffocati che aumentavano d'intensità, piccole zampette graffiavano il tessuto in mezzo a urla disperate che tiravano le corde sensibili precedentemente sopite nell'anima di Jessica. La cacofonia di angoscia felina fu sufficiente a farle venire le lacrime agli occhi, spingendola a accelerare la missione di salvataggio. Ancora una volta, Charlie iniziò ad abbaiare, questa volta non per preoccupazione e paura, ma per eccitazione e felicità. Si avvicinò alla valigia e annusò intensamente il suo contenuto peloso che si dimenava. Jessica non sapeva quanti gatti ci fossero, né lo sapeva Charlie, quindi continuò a sbottonare la vecchia valigia macchiata. Quando sollevò completamente il coperchio, gli occhi di Jessica si spalancarono di fronte a ciò che vide: 8 adorabili gattini. I piccoli animaletti non potevano avere più di poche settimane di vita, erano accoccolati insieme, miagolando e strillando con insistenza. Era chiaro che avevano fame e avevano bisogno di amore e affetto. Charlie si sedette accanto alla valigia, con la testa dentro, e alcuni dei gattini più coraggiosi si avventurarono a odorare il cane, alcuni persino salirono sul suo naso e iniziarono a leccarlo. Era evidente che gli animali stavano formando qualche tipo di legame non detto. Sollevando la valigia, Jessica li portò di corsa in una clinica veterinaria. Il veterinario ispezionò ogni singolo gattino mentre Jessica e Charlie li guardavano preoccupati. Il retriever sembrava il più preoccupato di tutti, piangeva silenziosamente e cercava di vedere i piccoli pallini di pelo che erano sul tavolo metallico del veterinario. Il veterinario scoprì che i gattini avevano solo circa 5 settimane e avevano bisogno di idratazione e una pulizia, ma nel complesso la notizia era buona, poiché oltre a qualche trattamento semplice, cibo e acqua, avevano bisogno soprattutto di amore. Il personale della RSPC decise di chiamare i gattini con i nomi dei personaggi del film Disney, gli Aristogatti, Toulouse, Tiny Tim, Scott, Catberls, Ali, Duchesse, Marie ed Eve. Dopo una riflessione, Jessica sospettava che qualcuno avesse abbandonato la vecchia valigia piena di gattini sui binari della ferrovia nella speranza che venissero uccisi da un treno in transito. Era una cosa terribile da pensare, ma alcune persone sono semplicemente crudeli al di là di ogni immaginazione. Fortunatamente, la persona che aveva messo lì i gattini sembrava essere ignara del fatto che i binari ferroviari fossero abbandonati da molti anni e che nessun treno passasse più da quelle parti. Jessica fu considerata un'eroina dalla sua comunità locale, che presto si radunò nell'ufficio del veterinario per vedere i gatti. Ma naturalmente il vero eroe di questa storia era Charlie, perché senza la sua empatia e la sua insistenza, i gattini sarebbero sicuramente morti di freddo e fame. In conclusione, questa toccante storia di amore per gli animali dimostra il potere dell'empatia e della determinazione. Jessica e Charlie hanno dimostrato che, anche di fronte a situazioni apparentemente insormontabili, l'amore e la dedizione possono portare a risultati straordinari. Sia Jessica che Charlie meritano il nostro rispetto e la nostra ammirazione per aver salvato quei piccoli gattini e aver cambiato per sempre le loro vite. Se anche tu sei un appassionato di animali come noi, ti consigliamo di guardare gli altri video nel nostro canale e di condividere questo video con i tuoi amici. Scrivi anche nei commenti cosa pensi di questa storia. Metti un mi piace al video e iscriviti al nostro canale. Grazie.